È permesso? Che cosa vuoi? Due signori chiedono di parlare con lei. Che accidenti vogliono? Non lo so, vengono da parte di un istituto, una cosa del genere. Notizie di mio nipote? Non ancora, ma non tarderà molto. Il treno è già arrivato da un pezzo e da qui alla stazione quanto vuole che ci metta. E le stanze? Sono pronte? Tutto a posto, il signorino si troverà benissimo. Il signor Reininger. Non dimenticarlo. Ha terminato gli studi e non è più un bambino. Il signor Reininger, certo. Il signorino Reininger. Non mi sembri eccessivamente entusiasta di incontrare tuo zio. No, affatto, signore, affatto. Chiamami Massimo e dammi del tu. Siamo fuori dalle mura scolastiche e tu hai già ottenuto il diploma. E ricordati che è stato lui a pagarti gli studi ed è solo il fratello di tuo padre. E non è mai venuto a trovarmi, non so nemmeno che faccia. Però ha sempre seguito i tuoi progressi e devi essergliene grato, non pensi? Non tutti l'avrebbero fatto. Gliene sono, signore. Massimo. E gliene sono, Massimo.
Signori, non permetterò che si offenda in questo modo il nome dei Reininger. Nessuno ha intenzione di offendervi, ve lo assicuro. No, certo. Però mi rifiutate un miserabile prestito. Signor La Reininger, terra che possiedo non vi basta? signor Reininger, dimenticate le ipoteche. Superano già di parecchio il valore della intera proprietà. E questo che diavolo significa? I Reininger hanno sempre fatto fronte ai loro impegni. Ma che cos'altro pretende il vostro consiglio d'amministrazione? Ecco, signor Reininger, forse vi potrei suggerire una strada. E che aspettate a farlo? Vedete, alcuni dei nostri azionisti hanno, diciamo così, un interesse personale sui terreni di vostra proprietà. Se voi foste disposto a cederli definitivamente a un prezzo equo... Scordatevelo. Ho già detto a chiare lettere che la proprietà della mia famiglia è inalienabile. I Reininger hanno una sola parola. E dite ai vostri azionisti che se questa è la loro ultima proposta, possono andare al diavolo, insieme a quella caricatura di presidente che hanno eletto. E adesso, fuori di qui, subito. Signor Reininger, Che c'è? signor Reininger, stanno arrivando. La carrozza sta risalendo il viale. Accompagna questi due avvoltoi. Andiamo. Prego. Benvenuto, signore. Grazie. E benvenuto anche a lei, signorino. Dov'è il signor Reininger? L'attende nel salone. Molto bene. Magari avrà 60 anni, dicevi, eh? Ricordati che sei sempre una cameriera. Quante arie. Buongiorno, signore. Guardavi tua zia. Era molto bella. La donna più affascinante che io abbia mai conosciuto. Per me è come se fosse ancora qui, fra noi, viva, come un tempo. E così tu saresti Marco. Bello, alto, un vero Reininger. Sii il benvenuto in questa casa. Spero che il tuo soggiorno qui sarà piacevole. Immagino che lei sia il precettore di mio nipote. Massimo Renda. Il presidente dell'istituto ha molta stima per le sue capacità didattiche. Spero di poter condividere la sua opinione. Cercherò di fare del mio meglio. Bene. Penso che il viaggio sia stato particolarmente faticoso. Teresa vi mostrerà le stanze. Ci rivedremo all'ora di cena. A più tardi, signore. È permesso? Buongiorno. Buongiorno, signore. Posso aiutarla a disfare le valigie, se lo desidera. No, no, grazie. Me la cavo anche da solo. Tutto quello che ho è qua dentro. Ma lei è davvero un pittore. Mi piacerebbe esserlo, ma sono soltanto un dilettante. Metto sulla tela quello che vedo. Se è così, allora potrebbe ritrarre anche me. Tutti i pittori hanno bisogno di una modella. Vuol vedere come sono senza niente addosso? Posso immaginarmelo. Si vede anche così. Perciò adesso vai. Su, vai. Bene, devo proprio andarmene. Fuori.
Presumo che vi siate resi conto dell'assenza di impianti a gas in questa casa. Non sono un fanatico fautore del progresso. Io preferisco l'antica semplicità alle cosiddette scoperte della tecnica moderna. Prendete ad esempio la luce delle candele. È andata benissimo per secoli ai nostri avi. E io non vedo perché non possa andare bene anche per noi. Consideriamo, se volete, il treno, il telefono, i tentativi di volo. Non fanno che affrettare la fine dell'umanità. Lei non la pensa così, signor... Renda. Ah, già, Renda. Non ho mai avuto molta memoria per i nomi. Allora, qual è la sua opinione in proposito? Penso che la verità sia nel mezzo. La tecnica può aumentare la potenzialità dell'uomo a patto che non ne soffochi i valori. Vieni avanti, che aspetti? No, prego, restate seduti. Bando alle cerimonie. Lei è Carlotta, la sorella di mia moglie Maria. Lui è mio nipote e lui... Massimo Renda, il precettore di Stia Marco. comodo, prego. Siediti. Scusate il ritardo. È molto timida. E ciò accresce la sua straordinaria bellezza. Chiede continuamente scusa, come se si sentisse sempre colpevole di qualcosa. No, grazie, non ho appetito questa sera. Il cibo non va sprecato con quello che costa. Ogni giorno che passa la vita diventa più cara. Allora, Marco, coraggio, raccontaci un po' della tua vita in collegio durante tutti questi anni. Veramente non c'è molto da raccontare. Signor Reininger, Marco è un ragazzo fondamentalmente timido e soprattutto taciturno. È il suo punto di vista. Per me, invece, il silenzio è un'ottima maschera per nascondere l'ignoranza. Non trova? Posso versarle da bere? È completamente astemia. Personalmente disprezzo le donne che amano l'alcol. L'amore per qualcosa non significa necessariamente esserne dominati. Non crede? L'amore è un argomento poco noto a Carlotta. Capisco. E ogni riferimento all'amore non farebbe altro che annoiarla. Capisco. Mi scusi. Lei è nuovo qui, ma sono certo che col tempo avremo modo di conoscerci meglio. Questo eviterà spiacevoli equivoci in futuro. Teresa, servi il caffè. Mi scusi, mi sono ricordata che oggi non ho cambiato la federa del cuscino. Posso? Certo. Fai pure. Fai pure. Dimmi, Teresa, la signora Carlotta che tipo è? La signora Carlotta è sempre spaurita come un uccellino. È la sorella della povera signora. Ha sempre vissuto qui, almeno per quanto ne so io. Credevo che il signor Reininger vivesse solo. Poi d'un tratto è apparsa come un fantasma. È un fantasma. Non la si vede quasi mai. Sta per ore e ore chiusa nella sua stanza, a guardare fuori dalla finestra. Mi fa tanta pena. Come pena? Non ha amicizie, qualcuno? Amicizie? No, non vede mai nessuno. Ho una mezza idea che gli uomini non le vadano troppo a genio. Scusami, lasciami solo.
Non ti avevo visto. E io invece sì, e molto bene anche. Passavo di qui e E? mi stavi spiando. No, io me ne stavo qui tranquillamente a raccogliere i fiori quando arriva un tizio e si mette proprio di fronte a me a far Zitta. Che ti credi? Ne ho visti altri prima del tuo e anche molto, molto più importanti. Aspetta, ne ho visti 12. No, 13. Anzi, ne ho visti 14. Non potremmo parlare di qualcos'altro. Ma dove vai? Aspettami! T'ho fatto arrabbiare? No, E invece sì. Io mi chiamo Lilly. bel nome. Sei anche maleducato, lo sai. E tu come ti chiami? Marco. Abiti nella tana? Che Io tana? la chiamo così. L'hai già visto il vecchio? Sembra un urlo. È mio zio. Lo sapevo. E allora perché dici che è un urlo? Per farti arrabbiare. Facciamo pace, d'accordo? Ma lo sai che sei proprio cocciuto. Ce l'hai con me perché te l'ho visto. E va bene, così siamo pari. Adesso siamo amici, vero? Se ti fa piacere. Ah, sì, certo che mi fa piacere. Non ci sono molti ragazzi da queste parti e a me non piace stare sola. Ci rivediamo ancora? Dai, rispondi. D'accordo, ci rivediamo. Io abito in quella casa là, dietro la chiesa. Sai fischiare? Come fischiare? Così. Tu fai un fischio e io arrivo. Adesso puoi darmi un bacio, te lo permetto. Su, dai. Ehi, sei proprio un disastro, sai? Salve. Le ho fatto paura? Non l'avevo sentita avvicinare. Passerò dei mesi in questa casa. Dovrà abituarsi alla mia presenza prima o poi. Deve scusarmi, ma non sono più abituata a vedere molta gente. I visitatori qui sono così rari che mi sento così impacciata. L'aiuterò a sentirsi a suo agio, vedrà. Non può vivere tutta la vita in clausura. Conoscere i nostri simili, comunicare con loro, significa partecipare all'esistenza, realizzare se stessi. Lei è davvero molto simpatico, signor Renda, davvero. Le sono molto grato. Sono certo che diverremo amici. Carlotta. Carlotta, vieni qui. Ho lasciato in disordine le mie carte. Potresti andare a riordinarle per cortesia? Grazie, cara. Signor... Renda. Ah, signor Renda, vorrei che lei cercasse di non alterare le abitudini di questa casa. Beh, mi dia il tempo di ambientarmi. Più che ragionevole. Ma intanto si attenga ai miei consigli. Carlotta è molto sensibile ed è sempre vissuta lontano dalla cosiddetta mondanità. Non è abituata ad avere rapporti con chi che sia, eccetto me, ben inteso. E un improvviso mutamento di abitudini potrebbe provocare in lei deplorevoli squilibri. Capisco. E che cosa dovrei fare, secondo lei? Evitare di rivolgerle la parola per quanto le sia possibile. Non sarà semplice vivendo sotto lo stesso tetto. Sarà più facile di quanto non creda. Non avrà molte occasioni di incontrare Carlotta. Anzi, penso che non ne avrà affatto. Le auguro una buona giornata. Adesso siamo amici, vero? Ci rivediamo ancora? Dai, rispondi. Che ti credi? Ne ho visti altri prima del tuo e anche molto, molto più importanti. Aspetta, ne ho visti 12. No, 13. Anzi, ne ho visti 14.
Sai che sei proprio cocciuto. Ce l'hai con me perché te l'ho visto. Adesso puoi darmi un bacio, te lo permetto. Su, dai. Buongiorno. Buongiorno. Oh, sembra proprio la povera signora Maria. Io veramente avevo l'intenzione di ritrarre Carlotta. No, è troppo bella per essere lei. La signora Carlotta è come dire, più insignificante, ecco. Senti, mi dispiace per l'altra sera. Oh, non se ne faccia una colpa. Una volta può succedere a tutti. Ora me lo fa un bel ritratto? Va bene, spogliati. Lili! Dai, vieni, ti faccio vedere una cosa. Seguimi. Questo è il mio rifugio personale. Io ci passo quasi tutto il giorno. Non è bello? E questo che roba è? Quello sei tu? Beh, magari di faccia non ti somiglia tanto, ma io quando lo guardo penso a te. Devi avere molta immaginazione e poca memoria, visto il risultato. Forse hai ragione. Sì, adesso che ci penso qualcosa manca, ma rimedio subito. Buongiorno, cara. Buongiorno, signore. Ha dormito bene? Ottimamente, grazie. Dove sono gli altri? Il signorino Marco è uscito da mezz'ora e il padrone ha fatto colazione alle 7. Vuole un po' di pane? No, grazie. E dimmi, anche Carlotta ha già fatto colazione? No, è su, chiusa nella sua stanza. Ah, grazie. Beh, puoi anche andare adesso. Serve altro? No, vai pure. Vai pure. Chi è? Sono Massimo, mi apre. La prego, mi ascolti, la prego. Oggi è una bellissima giornata. Potremmo fare una piacevole passeggiata in riva al lago. Ora non posso spiegarle le ragioni del mio comportamento, ma creda che non ho niente di personale contro di lei. Se desidera veramente il mio bene, la prego se ne vada. Sarà meglio per tutti e due. Carlotta mi dirà tutto quando ci vedremo. Sì, va bene, ma adesso se ne vada, la prego.
E allora, che cosa è successo? Cioè, voglio dire, immagino che avrai spiato attraverso la fessura della porta. Tu lo avresti fatto? Ci puoi scommettere le mutande. Chiunque avrebbe guardato. Beh, l'ho fatto anch'io. Su, racconta. Che cosa hai visto? Racconta, ti prego. Te lo dico, ma tu non mi guardare. D'accordo, d'accordo. Chiudo gli occhi, così va bene? Era nuda. Tutto qui. Non mi sembra niente di eccezionale, tutto sommato. No, non ho finito. No? Allora tu continua e io richiudo gli occhi. Si è sdraiata sul letto e ha cominciato a toccarsi. Dove? Un po' dappertutto, sopra e sotto. Poi ha preso a lamentarsi come se avesse il mal di pancia. Senti, ma secondo te chi poteva essere? Era lei, quella del quadro. Ci potrei giurare. Marco, la prossima volta che succede posso venire anch'io. Ma è pericoloso. E poi se la porta è chiusa. Non preoccuparti, conosco un posto dal quale si può vedere tutto molto meglio. C'è un lucernaio che dà proprio su quella stanza. E come faccio ad avvertirti? Accendi una candela e mi fai dei segnali dalla finestra. Da casa mia vedo proprio la tua stanza. Non lo so. Ecco, non mi sembra molto decente. Mai stata decente io? Non te ne eri accorto, forse? Credo proprio di sì. Bene. Allora, niente problemi. A stanotte, spero. A stanotte. Quella è Carlotta. Non è possibile. Carlotta non è così bella. E io ti dico che è lei. Guardala. Sei convinto adesso? Ma perché? Perché lo sta facendo? Ma che te ne importa? Tu guarda. Volevo parlarti. Ti vedo un po' pallida. Cos'hai? Ti senti male? È solo un po' di emicrania mi passerà. Mi basterà dormire qualche ora e sarò a posto come sempre, te lo prometto. Io non mi preoccupo. Tu sei bella. Sempre bella come lo era lei. Sei il solo legame con Maria che mi sia rimasto. E io non ti lascerò mai, l'ho promesso a lei prima che morisse. Carlotta, non voglio perderti. Sarò sempre al tuo fianco. Non è facile vivere segregati dal mondo. Una donna ha bisogno d'altre cose e io purtroppo sono in grado di offrirti ben poco. Quello che mi dai è sufficiente, davvero. Sei gentile. Sono anni che questa casa è troppo cupa e silenziosa. Darò una festa in tuo onore. Inviteremo qualche vicino.
E tu sarai al centro dell'ammirazione di tutti i presenti. Che cosa ne pensi? Ma io non credo di meritare tanto. Sì, molto di più. Il tuo valore per me è inestimabile. Inestimabile. Posso venirci anch'io, se voglio. Il signor Reininger ne ha parlato con Teresa e le ha dato il permesso. Ti fa piacere? A me le feste non piacciono per niente. La gente non fa altro che ridere e dire stupidaggini. Ehi, che ti prende adesso? Il vestito. Ci vuole un vestito adatto per una festa. Sei molto bella lo stesso. Davvero? Lo sai che è la prima cosa carina che mi dici da quando ci siamo conosciuti? Sì. Sì. Ehi, guarda. È la prima volta che lo vedo uscire dalla tana. Una cosa da non credere. Mi è venuta un'idea. Che idea? Gli ci vorranno almeno un paio d'ore per arrivare in paese e tornare. E con questo? C'è un baule nella sua stanza. Me l'ha detto Teresa. Un baule pieno di vestiti della sua povera moglie. Tanti vestiti. Gli faremo una sorpresa. E se ci scoprono? Ma chi vuoi che ci veda? Lui non c'è. Carlotta è sicuramente chiusa nella sua stanza e Teresa non conta. Su, andiamo. Certo, tu sei fortunato a vivere in una casa così bella. Lo sai che Teresa ogni tanto mi fa entrare? Stai zitta, qualcuno potrebbe sentirci. Vieni. Chiudi quella porta, Marco. Cosa aspetti? Subito. A me questa storia non piace affatto. Piace a me, perciò sta zitto. Dammi una mano, muoviti. Speriamo che non sia chiuso a chiave. Hai visto? Te l'avevo detto che c'erano dei vestiti bellissimi. Questo però non mi piace. Oh, questi sono bruttissimi, prendili tu. Che me ne faccio? E quello lì che cos'è? Fammi vedere. Non sono letture per te. Aiutami a trovare un vestito piuttosto. Eccolo, è bellissimo. Guarda, è fatto proprio per me. Vedrai, sarò la più bella della festa e farò morire tutti d'invidia. Lei mi dice, Affatto. ci devo pensare. Ma pensare troppo può far male ad una bella donna. Ma guardi, le dirò, io i socialisti li metterei al muro. Vi state divertendo? È una bellissima festa. Ah, Come le stavo dicendo. La mattina mi alzo al canto del gallo. Sì. del vino a Certo. Carlotta, prego. Come sta? Prego, si accomodi. Ecco, a lei. Grazie, come sei gentile. Va pure a divertirti. Con permesso, se non vuole altro. Prego, però. Sai niente di Lilli, per caso? Arriverà, stia tranquillo. Hai visto Lilli, per caso? Non ti preoccupare, vedrai chi arriverà. Oh, come sta? Le piace il nostro vino dolce? Vuole ballare. Io non so. Posso avere l'onore di questo ballo? Veramente non saprei. Dovrei chiedere. Oh, capisco la Svizzera, certo. Lei non deve chiedere niente a nessuno. La prego, si alzi. Venga. Venga.
Avanti. Non sia così rigida. Si rilassi. Chiuda gli occhi e si stringa a me. E non pensi a questa gente e tutto il resto. E sia felice. La prego, mi lasci andare. La prego. Io so che lei è una donna e che io sono un uomo. E che non esiste nessuna ragione al mondo che ci impedisca di ballare. Sì. Nessuna ragione al mondo che ci impedisca di conoscerci, di baciarci e se lo desideriamo anche di fare... No! 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 Marco. Marco. Ehi, Marco. Marco. Ma è già finita la festa. Di là non c'è più nessuno, se ne sono andati tutti. E tu a quest'ora arrivi? Ho fatto troppo tardi, vero? Sì, lo zio si è arrabbiato e ha cacciato fuori tutti. Senti, ti piace il mio vestito? Sono proprio come quella del quadro. Non è vero? Sei molto bella. Ti piaccio? Dimmi, che cosa ne pensi? Marco, cosa fai ancora in piedi? Zio, E tu che fai qui? Le piace il mio vestito? Ma questo è il vestito di Maria. Dove l'hai preso? Ti ho chiesto dove l'hai preso. Come ti sei permessa di... Ma io ecco, Non volevo- penso, ma come hai volevo farle osato? una sorpresa. Non credevo... Come ti sei permessa di È fare stata una cosa colpa mia. simile? Tu levati di mezzo. Ti ho chiesto come ti sei permessa di fare una cosa simile. Non ti permettere più. Lily, aspetta. Teresa, ti prego, lasciami in pace. Volevo parlarle. Non pensi male di me. Osvaldo dorme e non si accorgerà della mia assenza. Si calmi, da me non ha nulla da temere. Lo so, ed è per questo che sono qui, per chiederle scusa. Sono sconvolta. Coraggio, non abbia paura. Ecco, io sono entrata nella sua stanza in questo modo e lei lo troverà sconveniente. Niente affatto. Lo trovo meraviglioso. La prego, non mi guardi. Ora devo andare. No, aspetti. Prima voglio sapere una cosa. Che cos'è Osvaldo per lei? È mio cognato, lo sa. Voglio dire, oltre ad essere suo cognato. Niente, assolutamente niente. Lei pensa forse che fra me e lui... Esattamente. No, non è vero. Non c'è mai stato niente fra noi. Io non sono mai stata con nessun uomo. È la verità. Dove l'avete preso? Fammi vedere. Ma come vi siete permessi? Chi ve l'ha dato? Non dovevate. Non dovevate, non dovevate. Non dovevate. Carlotta, dove vai? Lasciami, ti prego. No, questa volta no. Non ti permetto di continuare a sfuggirmi e a sfuggire a te stessa. Dimmi la verità. Ti scongiuro, Massimo, possono vederci. E quando allora? Domani al lago. Non ti credo. Te lo giuro su quanto ho di più caro al mondo. Carlotta! A domani. Non ho mai significato un granché per nessuno nella mia vita. Maria, al contrario, possedeva tutto quello che una donna può desiderare. Bellezza, fascino, intelligenza, amore. Io ho vissuto alla sua ombra, contentandomi della felicità degli altri. Mi trattava come una serva, forse anche peggio. Ma non avevo la forza di ribellarmi.
Lei era troppo al di sopra di me. Era al di sopra di tutto. Quando morì pensai d'essermene liberata. Ma mi sbagliavo. Le somigliavo e Osvaldo se n'era accorto. Dal giorno della sua morte si era chiuso in se stesso e aveva interrotto ogni contatto col mondo esterno. Poi una sera mi comunicò la sua decisione. Pretese che mi spogliassi e che indossassi la sua biancheria. E la prima notte fu un tormento. L'ho fatto centinaia di volte per lui, senza sapere che cosa significasse amare. Ora sai tutto di me. Non ho più niente da confessarti. So tutto. Ebbene, sento d'amarti. Sei stata con lui, vero? Non negarlo. Vi ho visto rientrare insieme. Non ho più intenzione di mentire, né per te né con te. Che cosa vuoi dire? Che lascio questa casa per sempre. Non puoi farlo. Non puoi, te lo impedirò. È inutile. Io lo amo. No, ti sbagli. Il rancore e l'odio finiranno per separarvi quando ti vedrà come la causa della sua rovina. Che cosa vuoi dire? Di quale rovina stai parlando? Del disprezzo che riceverà quando sarà espulso dall'ordine per comportamento immorale nella sua professione. Tu faresti una cosa simile? Puoi esserne certa. No. No, io voglio soltanto la sua felicità. Allora, mia cara, allora sai quello che devi fare. Maria. Ti ucciderò, Maria. Ucciderò te e il tuo amante.
Sei proprio sicuro di voler restare? Per anni questa è stata la dimora dei Reininger e io sono uno di loro. Parli come tuo zio. Anche lui non avrebbe mai lasciato la sua casa. Bene, buona fortuna. Ti auguro tanta felicità. Arrivederci. Arrivederci, signore. Non essere triste. Vai, cocchiere. Siamo veramente spiacenti, signor Reininger. Ma le disposizioni del suo defunto zio ci hanno costretti a prendere provvedimenti drastici che avremmo preferito evitare. A quali provvedimenti vi riferite, signore? Intendo dire che abbiamo depositato gli atti presso la pretura e che la legge provvederà all'esproprio a nostro favore di queste terre. L'udienza avrà luogo il primo lunedì del prossimo mese. Mi dispiace, signori. Sono desolato, ma temo che non mi vedrete in aula. Le faccio osservare, signor Reininger, che la sua presenza Lo è... so, signori, lo so. Può essere considerata superflua, ma non è questo che intendevo dire. Vedete, signori, nutro forti dubbi che l'udienza abbia mai luogo. Temo di non essermi spiegato bene, signor Reininger. Lei è stato al contrario di una chiarezza davvero encomiabile. Ma io so che è altrettanto cosciente delle difficoltà, diciamo, burocratiche, che si frappongono tra un'azione legale e la sua conveniente esecuzione. Potrei riuscire a far rinviare per anni la sentenza. E tutti sanno che per voi banchieri il tempo è denaro. Non capisco dove voglia arrivare, signor Reininger. Alla soluzione più conveniente per ambedue le parti. E cioè? Dite al vostro consiglio d'amministrazione di formulare un'offerta decente per l'intera proprietà. E io sarò lieto di saldare il debito di mio zio e di andarmene definitivamente da questa casa. Questo vuol dire che lei è disposto a vendere tutto. A un prezzo equo, si intende. Il cui margine mi permetta di soddisfare alcune piccole e innocenti curiosità. Lor signori hanno mai assistito a un vero cancan alle Folies Bergère? Mai. Ne ero certo. Per questo sono disposto a vendere. Per il cancan, per un ottimo champagne bevuto in piacevole compagnia e per un certo spogliarello del Moulin Rouge che mi dicono addirittura sconveniente. Signor Reininger.